Il marchio Bulova è leggenda nel mondo degli orologi, è molto evocativo per gli appassionati. Hanno fatto la storia dell'orologeria sportiva, dell'orologeria subacquea e molte volte Bulova ha tentato di rievocare il proprio passato anche quando l'heritage in realtà ancora non interessava così tanto i collezionisti ed ha un passato davvero troppo interessante per non prenderlo in considerazione, per non conoscerlo. Un collezionista credo che anche soltanto per curiosità e per propria crescita personale dovrebbe conoscere la storia di Bulova. Ne ho parlato più volte su Talk qui nella nostra stanza degli orologi e in questa nuova puntata di Beato tra gli orologi voglio fare con voi quello che facciamo sempre ogni domenica sera, ovvero andare a guardare assieme e a reagire dal vivo a quelli che sono i cataloghi online delle Maison per capire un po' quali sono le proposte, quali sono le novità, quali sono i prezzi in chiaro quando vengono pubblicati e capire poi magari un giorno se in boutique ci sono anche degli sconti in proposito. Quindi senza perdere altro tempo diamo il via a questa nuova puntata di Beato tra gli orologi e ci vediamo qui tra pochi secondi dopo la sigla. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso, anche perché, come spesso dico, molte volte è la storia dietro un oggetto a renderlo interessante, quantomeno per noi collezionisti, oltre all'oggetto in sé, che poi magari tecnicamente e stilisticamente è interessante di suo, però se non raccontiamo quelle belle cose fascinose che spesso ci sono dietro, tutto forse perde un po' di magia. In Beato tra gli orologi ogni domenica sera valutiamo assieme, come dicevo, una nuova Maison. Oggi è il turno di Bulova e lo facciamo per perdere, come al solito, una mezz'oretta assieme in questa domenica sera, prima di una nuova settimana lavorativa, anche se è Natale praticamente, quindi io ne approfitto per fare gli auguri a tutti di un buono e sereno Natale e di buone feste, insomma, un periodo dell'anno magico per molti, per altri meno, ma indubbiamente un periodo che riunisce un po' tutti, e questo magari è un auspicio anche per chi commenterà i miei video e questo Beato tra gli orologi. Bene, senza perdere altro tempo, allora prendiamo il nostro computer e andiamo a vedere il sito di Bulova assieme. Bene, Bulova parte con quello che sembra essere praticamente un Royal Oak. No, forse no, ci sono alcuni elementi che richiamano altri orologi. Allora, ve lo dico subito, le viti presenti soltanto a ore 3, 6, 9, 12 sono tipicamente Chopard. Questa lunetta, che credo sia ottagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, è dodecagonale mi pare si chiami, assomiglia un po' a il Royal Oak, no? A cui tutti avrete sicuramente pensato. In realtà questa particolare lunetta, al di là delle viti, richiama moltissimo il Riviera di Baume & Mercier, che si è visto invece recentemente su molti video, anche sul canale dell'amico Zio Poli. In più il bracciale è un bracciale che richiama molto il Vacheron Constantin Oversea fuori produzione, quindi il modello precedente all'ultimo, ma è anche un bracciale che richiama molto proprio Chopard, così come le viti sulla lunetta. Insomma, questo orologio qui lo possiamo dichiarare indubbiamente homage, cioè un omaggio a stili diversi che forse richiama un po' troppe cose e in maniera un po' troppo sfacciata, però devo anche dire che nel suo insieme è pure carino. Purtroppo però credo che non si tratti di un automatico, quindi magari partiamo proprio da lui, visto che è qui davanti a noi, e vediamo se premendo su Esplora ci dice qualcosa. Sì, dovrebbe essere lui. Allora, questo è un quadrante invece a Côte de Genève, stile ed eleganza immortali, Bulova Octagon, però non è ottagonale, abbiamo detto, giusto? 1, 2, 3, aspettate che riconto, che caso sono pazzo io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, no, è dodecagonale, non è ottagonale. Vabbè, a meno che octagon in inglese non significhi dodecagono, non lo so.
Vabbè, andiamo avanti con questa cassa, queste viti che abbiamo già visto, un cronografo a 6 lancette che misura i venti fino a un ventesimo di secondo, è un quarzo, come tanti altri Bulova della storia recente, è un quarzo però ad alta frequenza, vedete qui ad ore 6 c'è scritto 262 kHz ed è un quarzo che nel suo azionamento assomiglia tra l'altro a un automatico, come se fosse un elettromeccanico. In realtà appunto è un quarzo ad alta frequenza. Prezzo assolutamente in linea con quello che è il prodotto, 459 euro, immagino che ci siano anche degli sconti. Per chi cerca un orologio di design particolare, accattivante e non si spaventa del quarzo, insomma 459 euro sono per me giusti. Ora io lo comprerei? No, non lo comprerei perché immagino sia grande, perché un quarzo e onestamente si può trovare qualche automatico anche nel vintage più o meno agli stessi prezzi. In generale un orologio che, come dicevo, rievoca forse un po' troppe cose. Resistente a 100 metri, mi piacerebbe sapere qual è il diametro di questo orologio, perché immagino, forse ci dà il dettaglio, eccolo qua, immagino sia grosso, infatti 44 mm di diametro, spessore contenuto 12 mm, anzi 11,5, ma chiaramente c'è un quarzo all'interno, però troppo grande, 44 mm, poi su un integrato che sembrano ancora di più, assolutamente no. Va bene, collezione. Ecco, qui possiamo scegliere tra uomo, donna o tutti i modelli, interessante. Possiamo però anche scegliere tra automatico, quarzo ad alta precisione, ad alta frequenza, il curve, che è quel Bulova, credo che sia il primo al mondo con circuito curvo, perché viene stampato in maniera curva per riprendere la cassa dell'orologio, e poi quarzo semplice, poi insomma le varie collezioni. Allora facciamo così, vediamo una panoramica di tutti i modelli, vediamo un po' che cosa succede. Questo qui non mi piace e anche questo immagino sia un quarzo, ma forse no, però troppa roba, quadrante asimmetrico, un orologio un po' troppo fashion. Poi a me il finto oro, in questo caso finto oro rosa, proprio non mi fa immediatamente passare ad altro. Questo che cos'è? Questo è bello, mi pare forse che lo avevo già visto. A me piace tantissimo questo disegno, un disegno molto anni 40, molto vicino ai Tuxedo con l'anello nero, non so se ve li ricordate. Bello, questo è bello, diametro 40 mm, spessore contenuto 11,7, 74 grammi. Ho visto che è un automatico, immagino che all'interno ci sia un Seiko NH35, possibile? Vediamo un po' se troviamo qualcosa. A me piace molto questo disegno, molto concreto. Cassa, questa è una cassa, praticamente è un tronco di cono, ecco, che si allarga verso l'alto. Se ne sono viste altre. Chiusura a depliant, quindi c'è anche questa chicchetta della depliant che non guasta mai. Non so individuare il tipo di movimento onestamente. 21 rubini, vabbè, dice automatico meccanico, siamo d'accordo, però non saprei visualizzarlo. Questo invece mi sembra essere un Miyota, per esempio, ma quell'altro non mi sembra un Miyota. Questo è un 24 rubini, sì, questo qui è Miyota Japan, vabbè, c'è proprio scritto Miyota qui. L'altro invece non mi è sembrato, però insomma potrei sbagliarmi. Questo è un orologio che non mi piace, anche in questo caso qua dice finitura cassa placcato oro, ma questa è una cosa che andrebbe assolutamente corretta, perché placcato significa effettivamente placcato d'oro. Immagino che questo sia PVD, a meno che non voglia essere, cioè non sia veramente placcato. Vediamo se troviamo qualcosa. No, stainless steel, water resistant, non si parla di placcatura da nessuna parte, né di oro né di altri materiali, vedo soltanto stainless steel. Quindi questo orologio qua, di cui non ho visto il prezzo, 730 euro, dubito fortemente che sia placcato in oro, anche perché il fondello in questo caso sarebbe rimasto molto probabilmente in acciaio. Sarà un trattamento PVD, però questa dicitura placcato è un po' fuorviante se non lo è davvero. Mi piacerebbe saperlo, magari se qualcuno lo sa me lo può dire nei commenti, o magari se Bulova volesse chiarire questo aspetto mi farebbe molto piacere. Non è un orologio che mi piace granché, anche se ho visto che in quanto 40 mm, magari questo qua in acciaio da 690 euro, 40 mm
un onesto Miyota all'interno, spessore sottile 10,32, insomma ci sta. Poi è un tutto quadrante, quindi potrebbe essere 37 mm, sarebbe molto meglio, però direi che può essere una buona scelta. A me piace questo qui, questo Red Pack Limited Edition, è bello. La data un po' troppo al centro, no? Più è al centro la data, più è sovradimensionata la cassa rispetto al movimento all'interno. E questo naturalmente è una questione fisica. Se il movimento all'interno è piccolo, la data sarà sempre più verso il centro, e questo purtroppo dimostra che questo orologio doveva forse essere un 37 mm e non un 40 mm, però è anche vero purtroppo che le aziende molto spesso inseguono i mercati, soprattutto esteri, piuttosto che quelle che forse sarebbero delle linee un po' più genuine, un po' più di classe. Vabbè, ma questi poi sono gusti personali, ci sono tanti che amano invece gli orologi grandi. Questo è il Curve di cui parlavamo prima, è il quarzo ad alta frequenza con questo circuito curvo, si dovrebbe vedere bene in una foto, vediamo un po' se riusciamo a percepirlo nella foto. Probabilmente tanti di voi già lo conoscono, ecco qua si vede abbastanza bene, un orologio abbastanza interessante, se non fosse anche in questo caso che è un 44 mm, spessore molto contenuto, 10 mm, 10,40 mm, è un quarzo, lo abbiamo già detto, però è tipicamente Bulova e la cosa sicuramente non mi dispiace. È un orologio che comprerei? No, io no, per tutta una serie di motivi, da questo quarzo ad alta frequenza che non mi fa gridare al miracolo, ma soprattutto per il diametro della cassa da 44 mm, però è interessante vedere che Bulova si sforza di fare qualcosa di nuovo, di diverso, cosa che non tutti fanno, e Bulova tra l'altro ha tutto il know-how e tutto l'heritage per poterlo fare. Bulova è quella dell'Actron, del movimento a diapason, della corsa allo spazio. La strumentazione dell'EM che arrivò sulla Luna era Bulova e al polso avevano l'Omega Speedmaster. Insomma, grande storia, grande fascino. Bulova è anche, adesso credo che lo vedremo, quella specie di Moonwatch che è stato effettivamente sulla Luna, perché era di proprietà di un astronauta, non ricordo adesso il nome, queste sono puntate live, non ricordo il nome, però lo conosco. Ecco, con tutta la storia che ha Bulova, per me si potrebbe pensare a qualcosa di più indirizzato agli appassionati che al fashion. Però devo dire anche che di fashion non c'è tanto, vedo attenzione ai dettagli. Questi sono i Curve Progressive, simpatici anche loro, insomma, seguono le linee del precedente Curve Dress. Non sono orologi per me, ma sono simpatici. Poi c'è anche questo di forma, simpatico anche lui, troppo fashion, troppo sportivo, ma insomma, eccolo qua, il Lunar Pilot di Bulova. Ha fatto discutere tanto perché ha effettivamente storia, perché è un'alternativa molto economica e comunque da un certo punto di vista blasonata dell'Omega Speedmaster. È anche vero però che forse qui dovremmo avere il nome dell'astronauta dietro il fondello, adesso vediamo. È anche vero però che Bulova si è un po' persa nella riedizione di un orologio che poteva essere un must have, cioè se Bulova avesse fatto questo orologio della dimensione giusta, 40 mm invece di 45, e magari un piccolo calibro manuale da 4 soldi all'interno, ci sarebbe stata la fila fuori dai negozi, altro che Rolex e Moonwatch, anzi Moonswatch, quello di Swatch, no? E l'avrei fatta anche io la fila per una fedele riedizione del Bulova Lunar Pilot, perché avrebbe senso metterlo in collezione, avrebbe senso raccontarne questa strana storia di questo orologio al polso dell'astronauta. Vediamo un po' se riusciamo a trovarlo qui no, non si vede, non me lo ricordo. No, hanno fatto un crono al quarzo da 45 mm. Credo che lo abbiano fatto recentemente anche più piccolo. Adesso vediamo se troviamo qualcosa. Varianti modello, eccolo qua, da 43,5 mm. L'Omega Speedmaster è 42 mm. L'originale di Bulova, il meccanico, che poi è stato anche all'asta, credo fosse 40, magari anche 42, ma fatelo 42 con un bracciale un po' più largo, un po' più proporzionato rispetto, insomma, un orologio fatto bene e che richiami davvero l'heritage della casa. Ripeto, avrebbero avuto la fila e invece no, abbiamo una specie di Snoopy blu e bianco e un orologio troppo grande al quarzo con la data. Contenti loro.
Va bene, torniamo indietro per vedere questo qui, quindi il Lunar Pilot da 43.5. Vediamo un attimo se nella descrizione ci dice il nome dell'astronauta, perché sto impazzendo a non potervelo dire e lo dovrei andare a cercare, ma poi che live, che reaction live sarebbe. Però anche qui, no? Cioè, scrivilo in una descrizione dell'orologio, di che si tratta, da dove arriva, qual è la storia di questo orologio, una minima attenzione agli appassionati, alla propria storia, credo che sarebbe dovuta, più che auspicabile, proprio dovuta. Vabbè, comunque. Questo è l'Octagon Chronograph che abbiamo visto prima. Poi abbiamo, ecco qui, la rievocazione di quello che è l'heritage di Bulova di cui stavamo parlando, in questo caso nella subacquea, il Devil Diver. Perché Devil Diver? Perché è impermeabile 666 piedi, 666, e da quel momento, all'epoca, negli anni 70, divenne il Devil Diver, il diver del diavolo, per il numero che riporta il quadrante. Adesso vi faccio vedere. E queste sono delle riedizioni carine che inizialmente Omega aveva proposto con un diametro, come al solito, troppo grande, se non ricordo male 44 mm, e che poi piano piano ha riadattato a quelli che sono non solo dei gusti un po' più urbani, un po' più civili, ma anche quella che è la storia, l'heritage della Maison, con delle proporzioni un po' più umane. In questo caso, infatti, c'è questo orologio a 41 mm di diametro, potrebbe essere ancora meno, indubbiamente. Io auspicherei 39 mm. In questo caso GMT, se non ricordo male, questo è proprio il Seiko NH34, quindi un GMT alla portata di tutti. Costo non è basso, 850 euro. Però è anche vero che è un po' tutto aumentato, è anche vero che Bulova, tra le tante, credo che sia una delle poche che può vantare davvero un heritage interessante, e sono degli orologi che secondo me possono essere degli ottimi entry level per chi si avvicina non soltanto al mondo dell'orologeria meccanica, ma anche al mondo dell'orologeria da collezionismo, quantomeno per i miei gusti, per la mia visione di orologeria, cioè quegli orologi che abbiano effettivamente un valore collezionistico storico che prescinde assolutamente dal prezzo. Ci sono orologi collezionabili e storici da 50 euro, pensiamo ai russi, anche se stanno aumentando anche loro. Però ecco, questi sono degli orologi, soprattutto l'Oceanographer di Bulova, che meritano secondo me attenzione. Questo è il GMT bianco e nero. Poi c'è questo Pepsi, chiaramente richiama la solita lunetta bicolore introdotta da Rolex, vabbè, ma peccato veniale. Qui parliamo comunque di un orologio che ha fatto la sua storia. Non che il GMT abbia fatto la sua storia, perché questo nasce come diver, nasce come un orologio subacqueo. GMT viene introdotto soltanto oggi grazie a Seiko, che mette a disposizione, se questi sono davvero Seiko NH34, lo premetto, ritengo di sì, però insomma sono delle rievocazioni che possono far piacere a tanti appassionati. Vedevo poi sotto quelli che invece sono i classici Bulova Oceanographer prettamente diver, costano molto meno, anche 550 euro. Questo è un 41 mm, tipicamente anni 60 e 70, con questo bel colore arancio, un po' doxa se vogliamo, ma credo che Bulova negli anni 70 lo facesse anche lei in arancio. 41 mm, è un diver certificato ISO, cosa che non tutti hanno, se non ricordo male. Per esempio Rolex non è un diver ISO, per quanto sia un diver, quindi rispecchia la normativa ISO per essere chiamato diver, e questo appunto il Devil Diver. Secondo me oggi l'orologio più interessante prodotto dalla Maison del diapason. Il logo qui in basso a sinistra è un diapason, insomma molto interessante l'Oceanographer. A me piace questo Devil Diver. Poi abbiamo, ecco, questi qua sono i primi 44 mm di cui parlavo prima, tra l'altro colorazioni interessanti, soprattutto il verde, ma anche questo blu, e in realtà anche questo nero con lunetta bicolore rossa e nera, interessante. Però
per me è troppo grande, è inutilmente grande, 44 mm. Poi c'è questo 41 che abbiamo visto prima. Chrono High Precision li abbiamo già visti prima, non sono orologi che reputo interessanti, ripeto, potranno essere interessanti per tanti, in questo caso non per me. Poi abbiamo ancora crono al quarzo chiamati ad alta precisione, che rievocano più o meno orologi del passato, orologi anni 40, cronografi con heritage, ma non sono orologi per me. Ancora orologi con bracciale integrato, questi sono degli scheletrati naturalmente al quarzo. No, non mi sembrano al quarzo, costano anche pochino, saranno insomma dei Miyota classici. Qua dietro si può vedere, insomma, a parte il movimento meccanico, credo manuale in questo caso, vabbè, apriamolo, ormai ci siamo, ma si vede anche insomma la spirale del bilanciere. Meccanico, solo tempo, automatico, e poi dicono qua c'è scritto automatico, poi c'è scritto meccanico, ma io il rotore di carica qui non lo vedo, a meno che non sia un rotore periferico o micro rotore, ma direi che lo possiamo escludere per 430 euro almeno. Vabbè, 46 mm come al solito, troppo grandi questi orologi. 46 mm un integrato, siamo davvero, questi qua secondo me ancora di più, sono una sorta di G-Shock. Ecco, tutta questa roba secondo me potrebbe anche non essere nel catalogo, però ripeto, sono gusti personali, quindi concedetemi di dire la mia sui gusti personali. 3 bar 45 mm, no, pensavo fossero più grandi questi qua, sembrano ancora più grandi, invece no. Il Millship, altro pezzo storico che viene dall'heritage di Bulova. Qui per esempio Bulova secondo me l'ha capito bene come rievocare il proprio passato, rievocandolo in maniera più fedele, più corretta. Questo è un 41 mm, 200 metri di impermeabilità, movimento meccanico, immagino automatico naturalmente, vediamo se sul quadrante c'è scritto qualcosa, comunque se non ricordo male è un automatico, può piacere o meno, ma questo qui è praticamente un omaggio a un Blancpain 50 Fathoms degli anni 60, se non ricordo male. Bulova più o meno in quel periodo usciva con un orologio molto simile al Blancpain e lo ha riproposto, però lo ha riproposto con cognizione di causa, e infatti questo è un orologio che è piaciuto molto agli appassionati. Poi c'è da dire che è un po' sproporzionato indubbiamente, e quindi per esempio io non l'ho comprato nonostante apprezzi questa voglia di essere fedele al proprio passato, però poi l'orologio deve anche piacere in toto, no? A 360 gradi. Non è il caso di questo orologio per i miei gusti, però tanti appassionati anche che conosco hanno invece acquistato questo orologio e è piaciuto molto. Altre riedizioni dei Field Watch prettamente militari, adesso andiamoli a vedere dal catalogo principale. Il Pilot A15, anche questo mi è piaciuto, se non mi sbaglio ne ho parlato anche in una storia Instagram o da qualche parte, comunque mi è piaciuto, anche se non ricordo male è molto grande. Certo è un Pilot, il Pilot ci sta che sia grande, nasce per essere al polso dei piloti durante la seconda guerra mondiale, doveva essere uno strumento di facile lettura, non è neanche tra l'altro troppo grande, anzi 42 mm, ricordavo 45, invece assolutamente no. Poi abbiamo l'Hawkwatch, un tipico field militare molto in stile Hamilton, orologi militari, che poi Hamilton non è che c'ha il suo stile, è lo stile dei Field Watch in questo caso, come appunto il Catfield. È un orologio tipicamente da guerra, tipicamente da Vietnam, e ci sta. 38 mm, molto fedele anche a quelle che sono le classiche dimensioni dei Field Watch dell'epoca, molto carino con questo acciaio brunito, molto carino, forse un po' troppo spesso per essere un solo tempo automatico, 13,45, infatti il profilo un po' tradisce questo spessore, praticamente tutta questa parte del fondello mi pare in più, però insomma questo ce lo teniamo. Però molto simpatico anche lui, indubbiamente valido in una collezione. Ancora dei crono un po' particolari, un po' strani, sicuramente troppo fashion, almeno per i miei gusti. Anche questi Open Art non è proprio roba per me. Questi Marine Star Automatic un po' troppo breguet, un po' troppo Ulysse Nardin, di cui abbiamo anche parlato in qualche puntata di Beato tra gli orologi. Ho paura che la roba carina sia
terminata, anche perché più o meno quelle cose lì le ricordavo. Questo è simpatico, però anche questo tutto al quarzo, questo non è neanche un high precision, quindi un semplice quarzo da pochi soldi, ci sta che piaccia, però insomma non credo possa interessare molto agli appassionati che costruiscono una collezione, ecco, perché poi il target di TOC è quello, no? Insomma, appassionati collezionisti, non chiunque compri un orologio così anche soltanto per gusto o per fare un regalo. Comunque credo che abbiamo finito la roba interessante, la puntata è già bella lunga, ma come sapete io devo necessariamente, intanto scendo perché non vorrei mai tralasciare qualcosa di carino, e poi questi per esempio sono simpatici, però tutto al quarzo, tutta roba, insomma abbiamo già detto prima, roba per donne, ma poi è lunghissimo sto catalogo, cioè c'è decine e decine di varianti, tantissima roba che tranquillamente dimenticherei per sempre in un cassetto. No, va bene, va bene. Io direi che possiamo passare alla scelta dell'orologio. Immagino che già abbiate capito, perché insomma quando qualcosa mi attira, mi piace, normalmente si capisce, quindi immagino che abbiate già capito che io mi porterei volentieri a casa un Lunar Pilot da 40 mm meccanico manuale immediatamente, proprio li andrei a prendere adesso. Purtroppo non c'è, chissà che Bulova non ascolti, ma allo stesso tempo ci sono altre cose interessanti. Questo Red Park che abbiamo visto prima è molto interessante, ma lo avrei scelto subito se fosse stato un 37 mm, cosa che purtroppo non è, lo rende un po' sproporzionato e insomma io devo scegliere quello che mi è piaciuto di più oggi, e quindi Devil Diver, Oceanographer. Per quanto questo GMT bianco e nero mi piaccia molto, andrei su qualcosa di classico, ovvero sul vero Devil Diver, e sceglierei forse inaspettatamente il più classico dei classici, quello che sembra provenire direttamente proprio dagli anni 70, questo bellissimo Oceanographer. No, un momento, questo è il 44 mm, fermi, scherzo, eccolo qua. Il 41 mm è tipico dell'epoca, un semplicissimo diver nero che però richiama, secondo me, molto fedelmente tutta quella che è la storia e l'heritage della casa. Anche zoom per questo logo fatto in questo modo un po' bruttino, che probabilmente negli anni 70 era fatto meglio, perché se non ricordo male me la sono andata a guardare questa cosa e non aveva queste sbavature, era costruito meglio, dove ogni lettera era separata, naturalmente però ha dei costi maggiori, va applicata lettera per lettera, insomma è indubbio che avrebbe costi maggiori, ma io me lo faccio andare bene lo stesso, anche perché bisogna poi tener conto del fatto che il prezzo è quello che è, parliamo di 599 euro per un diver che ritengo abbia la sua storia, insomma possa avere il suo interesse. Insomma, dopo 3 puntate dedicate agli homage nelle ultime 3 domeniche, in particolare Steinhardt, Pagani Design e poi anche Invicta, Bulova finalmente ha un po' riaperto quelle che sono le passioni, i gusti di noi appassionati, facendoci riscoprire tra dei richiami forse troppo accentuati in orologi che però difficilmente piacciono agli appassionati, o almeno a me, fino ad arrivare invece a quella che è la storia, l'heritage e anche una certa voglia di Bulova, soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi 2 anni circa, di accontentare gli appassionati, molto spesso anche contro quelle che sono semplici esigenze aziendali, cioè quelle di vendere, tant'è che molte maison, nonostante i diametri piacciono sempre più contenuti agli appassionati, difficilmente li diminuiscono, perché evidentemente in altri mercati si vende meglio orologi grandi. Ecco, la scelta di ascoltare gli appassionati, anche se siamo una piccola nicchia nel mercato dell'orologeria, è una scelta che io condivido, a cui faccio un plauso, perché è una scelta indubbiamente coraggiosa e che io credo rispecchi una certa voglia di fare bene, che quando acquistiamo un orologio credo non ci dispiaccia, anzi è una cosa che almeno personalmente noto.
Direi quindi che anche questa puntata di Beato tra gli orologi è giunta al termine, è durata un po' di più di quello che credevo, ma è anche vero che forse inaspettatamente ho avuto molte cose da vedere, valutare, riscoprire di Bulova. Ne sono contento perché è una ulteriore maison da tenere in considerazione, soprattutto quando ci si avvicina per le prime volte a questa passione, e quindi non mi resta che chiedere a voi adesso nei commenti di farmi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi do appuntamento nella nostra stanza degli orologi per una prossima puntata di Talk. Ciao!